Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo! Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di fast food e cibo poco salutare. Ti piace il fast food? Sì, mi piace, ma so che non è molto salutare. È vero, il fast food è molto popolare, ma può essere dannoso per la nostra salute. Perché pensi che il fast food sia così popolare? Penso che sia popolare perché è veloce e facile da ottenere. Le persone sono molto occupate e a volte non hanno tempo per cucinare. Sì, sono d'accordo. I ristoranti di fast food sono ovunque e il cibo è economico. Vedo spesso lunghe code al drive-thru. Ogni tanto mi piace mangiare un hamburger con le patatine, ma so anche che mangiare troppo fast food non fa bene. Cosa di solito ordini quando vai in un ristorante fast food? Di solito ordino un hamburger, patatine e una bibita. A volte prendo anche un milkshake. È buono, ma so che ha molte calorie e zucchero. A volte ordino una pizza o un pasto a base di pollo fritto. Il cibo è molto gustoso, ma spesso è ricco di grassi e sale. Sì, il fast food è spesso ricco di grassi poco salutari, sale e zucchero. Questo può portare a problemi di salute se lo mangiamo troppo spesso. Ho letto che mangiare troppo fast food può farti ingrassare e aumentare il rischio di malattie cardiache e diabete. È molto vero. I nostri corpi hanno bisogno di cibo sano per rimanere forti ed energici. Il fast food non ci fornisce i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Cerco di mangiare cibi sani la maggior parte del tempo, ma a volte cedo e mangio fast food perché è molto comodo. Capisco. È facile scegliere il fast food quando si ha fretta, ma penso che dovremmo fare attenzione e non farne un'abitudine. Cosa fai per mangiare sano quando non mangi fast food? Mi piace cucinare pasti semplici a casa. Mangio molti frutti, verdure, cereali integrali e proteine magre. Bevo anche acqua invece di bibite. È fantastico! Cerco di fare lo stesso. Mi piace preparare insalate, saltati in padella e zuppe. Cucinare a casa è di solito più salutare che mangiare fuori. Sì, quando cucini a casa puoi controllare gli ingredienti e assicurarti che il tuo cibo sia sano. Ho una domanda. Pensi che il fast food sia completamente cattivo, o va bene mangiarlo ogni tanto? Penso che il fast food non sia completamente cattivo. Può andare bene mangiarlo ogni tanto, ma non dovrebbe essere la tua dieta abituale. Sono d'accordo. Mi piace gustarmi un hamburger o una pizza nel weekend, ma durante la settimana cerco di mangiare cibi sani. L'equilibrio è molto importante. Si tratta di fare scelte giuste la maggior parte del tempo. Sì, ed essere consapevoli di ciò che mangi. Cerco di leggere le informazioni nutrizionali nel menù quando vado in un ristorante fast food. È una buona idea. Ti aiuta a sapere quante calorie, grassi e zuccheri ci sono nel cibo. Controllo anche gli ingredienti. A volte scelgo un'insalata o un wrap invece delle patatine per fare una scelta più sana. È intelligente. Alcuni fast food ora offrono opzioni più sane, come pollo alla griglia e verdure fresche. L'ho notato anche io. È bello avere delle scelte, ma devi comunque fare attenzione.
Anche un'opzione salutare può essere ricca di calorie se aggiungi troppo condimento o una bibita zuccherata. Esatto. Cerco sempre di ordinare acqua o una bibita piccola invece di una grande. Anch'io penso che bere acqua sia molto importante per rimanere in salute. Pensi che le scuole dovrebbero insegnare di più sull'alimentazione sana? Sì, lo penso. Credo che i bambini dovrebbero imparare la nutrizione perché il fast food può essere poco salutare. L'educazione precoce può aiutarli a fare buone scelte quando cresceranno. Sono d'accordo. Quando ero bambina non sapevo molto di cibo sano. Mangiai molti snack e fast food perché erano facili da ottenere. Anche io ero così. Vorrei aver imparato di più sul cibo e la salute quando ero giovane. Ora cerco di insegnare ai miei fratelli più piccoli a mangiare sano. È molto bello. A volte condivido ricette semplici con la mia famiglia, così possiamo mangiare meglio insieme. Cucinare con la famiglia è divertente e aiuta tutti a imparare di più sul buon cibo. Sì, penso anche che quando mangi a casa puoi goderti di più il cibo e trascorrere del tempo con la tua famiglia. Il fast food può essere molto solitario a volte. Mangia in fretta e poi torni al lavoro o a scuola. È vero, mangiare dovrebbe essere un momento felice, non solo una pausa veloce. Voglio chiederti, qual è il tuo pasto fast food preferito? Il mio pasto fast food preferito è un cheeseburger con patatine. Mi piace anche una fetta di pizza. È così buono, ma so che non è molto salutare. Adoro il pollo fritto e una grande bibita. È molto gustoso, ma mi sento appesantito dopo averlo mangiato. Sì, a volte il fast food ti fa sentire sazio, ma ti senti anche stanco perché è ricco di grassi e zuccheri. Cerco di limitare i miei pasti fast food. Li mangio solo in occasioni speciali, come un compleanno o una festa. È un buon piano. Cerco di mangiare fast food solo di tanto in tanto. Mi sento sempre meglio quando mangio cibi sani. Hai qualche consiglio per mangiare sano quando sei occupata? Sì, ce l'ho. Mi piace preparare i miei pasti in anticipo. Nel weekend cucino molto riso, verdure e pollo, poi li conservo in frigo. È molto intelligente. A volte preparo un'insalata grande e la tengo in un barattolo. Posso portarla al lavoro o a scuola. Faccio anche frullati con frutta e yogurt. Sono veloci da bere e molto salutari. I frullati sono fantastici. Mi piace berne uno al mattino invece di una colazione zuccherata. La colazione è importante. Cerco di mangiare pane integrale e frutta al mattino. Anch'io. Una colazione sana mi aiuta a sentirmi energico per tutta la giornata. Ho un'altra domanda. Pensi che i ristoranti fast food dovrebbero offrire più opzioni sane? Sì, lo penso. Credo che dovrebbero offrire più insalate, frutta e bibite a basso contenuto calorico. Molte persone vogliono mangiare sano, ma non hanno buone scelte nei fast food. Sono d'accordo. A volte l'unica opzione è un hamburger unto o delle patatine. Sarebbe bello avere un menù sano. Alcuni ristoranti stanno iniziando a cambiare. Offrono cibi grigliati invece di fritti, e questo è un buon inizio. Sì, l'ho notato. Spero che più fast food seguiranno questa tendenza. È importante per la nostra salute. Mangiare cibi sani ti aiuta a sentirti bene e a rimanere attivo. Voglio vivere a lungo e in salute. Anch'io. Credo che apportare piccoli cambiamenti nella nostra dieta possa fare una grande differenza. Cercherò di mangiare meno fast food e più pasti cucinati in casa.
Voglio essere più consapevole di ciò che mangio. È un ottimo obiettivo. Farò lo stesso. Possiamo ricordarci a vicenda di scegliere cibi sani. Sì, pianifichiamo di condividere le nostre ricette e idee salutari. Possiamo anche cucinare insieme a volte. Mi piacerebbe molto. Cucinare con un amico rende tutto più divertente e facile da imparare. Sono felice che oggi abbiamo parlato di fast food e alimentazione sana. È importante riflettere su ciò che mangiamo. Sono d'accordo. Le nostre scelte alimentari influenzano la nostra salute, la nostra energia e il nostro umore. Cercherò di visitare meno spesso i ristoranti fast food e scegliere opzioni più sane quando lo farò. È un buon piano. Penso che l'equilibrio sia fondamentale. Va bene godersi il fast food a volte, ma non dovremmo farne la nostra dieta quotidiana. Sì, la moderazione è importante. Voglio godermi i miei cibi preferiti, ma voglio anche essere sano. Ora mi sento più consapevole riguardo al cibo che mangio. Grazie per aver parlato con me di questo. Grazie a te, Mia, per aver condiviso le tue idee. Imparo sempre qualcosa di nuovo quando parliamo. Sono contenta che abbiamo avuto questa conversazione. Ricordiamoci di mangiare sano e di fare esercizio. Sì, pianifichiamo di fare una passeggiata insieme ogni settimana. Ci aiuterà a rimanere attivi e a parlare dei nostri pasti. È un'ottima idea. Non vedo l'ora delle nostre passeggiate e dei nostri piani per cucinare. Anch'io. Sento che piccoli cambiamenti nella nostra dieta e nelle nostre abitudini possono portare a una vita più sana. Sono d'accordo. Scriverò alcune ricette sane e le condividerò con te. Per favore, fallo. Mi piacerebbe provare nuove ricette. Voglio anche saperne di più sulla nutrizione. Ti invierò alcuni articoli sull'alimentazione sana. Possiamo leggerli insieme. Suona molto bene. Sono felice che possiamo aiutarci a vicenda. Sì, è bello avere un amico che si preoccupa della salute. Mi sento più motivata a mangiare bene. Anche io. La nostra conversazione oggi mi ha fatto riflettere di più sulle mie scelte alimentari. Spero che molte persone ascoltino il nostro dialogo e inizino a mangiare cibi sani. Credo che anche piccoli cambiamenti possano fare una grande differenza nella nostra salute. Dirò alla mia famiglia della nostra discussione. Voglio che anche loro mangino sano. È un'idea meravigliosa. Quando le famiglie mangiano sano insieme, ne beneficiano tutti. Sto pianificando una cena di famiglia questo weekend. Cucinerò un pasto sano e inviterò i miei genitori e i miei fratelli. È fantastico. Potrei fare lo stesso con la mia famiglia. Possiamo condividere ricette e idee. Sì, scambiamoci i nostri piatti sani preferiti. Mi piacerebbe provare la tua ricetta per l'insalata. Ti manderò la mia ricetta per l'insalata e alcune idee per frullati. Sono entusiasta di condividerle. Grazie, Liam. Sento che parlare di fast food e cibo sano oggi mi ha aiutato molto. Grazie a te, Mia, per aver avuto questa conversazione importante. Mi piacciono sempre i nostri dialoghi. Ci vediamo la prossima settimana per la nostra passeggiata e per condividere le nostre nuove ricette. Sì, non vedo l'ora. Continuiamo a ricordarci di mangiare sano e rimanere attivi. Certamente. Buona giornata, Liam. Anche a te, Mia. Abbi cura di te e mangia bene. Ciao, Liam. Ciao, Mia. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente?
Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.